Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi dimostro come realizzare questo scaldacollo. Io nel periodo invernale adoro indossare gli scaldacollo attillati, quindi se usate le mie misure verrà uno scaldacollo attillato. Se preferite uno scaldacollo meno attillato o comunque preferite le sciarpe Infinity, potete tranquillamente seguire il tutorial, vi basterà semplicemente aumentare il numero delle catenelle. Comunque vi spiegherò tutto durante la spiegazione. Adesso vi invito ad iscrivervi gratuitamente al mio canale, a lasciare un bel like e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre potete mandarmi le foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social, di cui vi lascio i contatti nella descrizione. Grazie mille e buon lavoro. Ecco l'occorrente per il progetto di oggi. Un gomitolo di lana merino oro della Tresfere. Ho scelto la variante multicolor rosa. È una lana molto soffice. È composta al 75% d'acrilico e il 25% di lana merinos, pesa 100 grammi e misura 400 metri. Voi potete utilizzare qualsiasi altro tipo di lana, in quanto nel video vi darò mano a mano le misure. Un uncinetto numero 4, un marcapunto, un metro da sarta, una coda lana ed infine una forbice. Prendo il filato e carico 130 catenelle. Devo avere una catenella il cui multiplo è 13, quindi la mia è di 130 catenelle, perciò faccio 130 diviso 13, in totale avrò 10 motivi. Se realizzate una taglia più grande oppure una sciarpa Infinity oppure una taglia più piccola, in quanto volete realizzare lo scaldacollo per una bimba, l'importante è che abbiate il multiplo di 13, quindi un numero di catenelle divisibile per 13. Sono arrivata a 130 catenelle. Adesso vi dico quanto è lunga. In totale una lunghezza di 52 cm, quindi lo scaldacollo piegato a metà misurerà circa 26 cm. Adesso riprendo la catenella in mano, la sistemo tutta dalla dritta, mi raccomando a questo passaggio perché altrimenti vi toccherà rifarlo. Adesso chiudo il giro entrando nella prima catenella lavorata e lavorando un punto bassissimo. Come potete vedere, adesso la lavorazione è chiusa in tondo. Vi consiglio prima di continuare di misurarla infilandola dalla destra in modo tale da vedere se questa misura va bene per voi.
Ok, adesso mi alzo con una catenella, rientro nel punto bassissimo appena lavorato e prendo anche la catenella dove mi sono inserita per lavorare il punto bassissimo e lavoro un punto basso. Faccio questo passaggio perché in questo modo si chiude bene il lavoro e viene un lavoro pulito. Adesso prendo il marcapunto e segno questo punto basso. Carico il filo sull'uncinetto e facendo attenzione di infilare anche la codina iniziale, nel punto successivo vado a lavorare un mezzo punto alto. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto, carico il filo, ho 3 asoline che andrò a chiudere contemporaneamente, così ho fatto un mezzo punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un punto alto. Già vi ho spiegato nei video precedenti, per chi non sapesse lavorarlo, come si fa un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un mezzo punto alto. Nel punto seguente lavoro un punto basso. Mi raccomando, mano a mano inserite anche il filo iniziale. Come potete vedere ho ottenuto un'ondina composta dal punto basso, mezzo punto alto, 2 punti alti, mezzo punto alto e un punto basso. Adesso lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 catenelle. Come potete vedere, mano a mano ho finito di infilare il filo. Adesso, facendo attenzione a non saltare la catenella subito dopo il punto basso, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti e li riconto per sicurezza e nell'ottavo punto vado a lavorare un punto basso. Adesso dovrò rivedere l'ondina fatta all'inizio, quindi dopo il punto basso lavoro un mezzo punto alto nel punto successivo, nel punto successivo lavoro un punto alto, nel punto successivo lavoro un punto alto, nel punto successivo lavoro mezzo punto alto e nel punto successivo lavoro un punto basso. Come potete vedere ho ottenuto una seconda ondina. Adesso lavoro 7 catenelle
salto 7 punti della catenella sottostante. Mi raccomando, non vi dimenticate di contare quella subito dopo il punto basso, che tenderà a restringersi, quindi è molto piccolina. Entro nell'8º punto e lavoro un punto basso. Quindi questo giro è molto semplice, in quanto dovrò lavorare un'ondina composta da un punto basso, mezzo punto alto, 2 punti alti, mezzo punto alto e un punto basso, e una serie di 7 catenelle. Salto i 7 punti sottostanti e ripeto l'ondina. Quindi, come potete vedere, ho ondina, catenelle, ondina, catenelle, ondina. Adesso continuo a lavorare il giro nel seguente modo e noi ci rivediamo per la chiusura. Come potete vedere, sono arrivata alla fine del giro, mi mancano gli ultimi punti per chiudere il tutto. Mi raccomando, girate sempre il lavoro tutto dallo stesso lato, non vi sbagliate. Adesso ho appena lavorato le 7 catenelle, quindi conto 7 catenelle di base e nell'8º punto lavoro un punto basso. Carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro mezzo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo lavoro mezzo punto alto. Non carico, nel punto successivo lavoro un punto basso. Come potete vedere, adesso ho l'ondina iniziale, quindi non mi resta altro che lavorare 7 catenelle, saltare le 7 catenelle di base e chiudere il giro nel punto basso segnato dal marcapunto. Quindi tolgo il marcapunto, rientro nel punto e lavoro un punto bassissimo. Ecco qui, ho finito il primo giro. Vedete? Ok, adesso sistemo il lavoro e posso iniziare il secondo giro. Mi alzo con una catenella e, rientrando sempre nel punto basso dove ho chiuso il giro, lavoro un punto puff, ossia carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto basso, tiro il filo, non chiudo, ma ricarico il filo sull'uncinetto, rientro nel punto basso, esco e tiro il filo, carico il filo sull'uncinetto, rientro per una terza volta nel punto basso, tiro il filo, potete contare ben 7 asoline sull'uncinetto
Adesso carico il filo e chiudo le prime 6 asoline. Mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto, carico il filo e chiudo le ultime 2 asoline. Ecco qui un punto puff. Prima di continuare prendo il marcapunto e lo inserisco. Io mi sono dimenticata, ma voi mi raccomando non vi scordate di metterlo. Lavoro una catenella e nel punto successivo, quindi nel mezzo punto alto sottostante, lavoro un punto puff. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto, allungo un pochino, carico il filo sull'uncinetto, rientro nel punto, allungo un pochino, carico il filo sull'uncinetto, rientro nel punto, tiro un pochino, devo avere 7 asoline sull'uncinetto, chiudo le prime 6, mi rimangono 2 asoline, carico il filo e chiudo le ultime 2 e ho fatto il punto puff. Adesso lavoro una catenella e nel punto successivo, quindi nel punto alto sottostante, vado a lavorare un altro punto puff. Mi raccomando, tirate bene il filo. Ecco qui, punto puff, catenella e nel punto successivo lavoro un punto puff. Catenella e nel punto successivo lavoro un punto puff. Catenella e nel punto successivo lavoro un punto puff. Come potete vedere ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti puff. Adesso lavoro una catenella e come potete vedere mi ritrovo con 2 fili di catenelle. Io entro al di sotto della catenella di base e lavoro un punto basso. Con questo punto basso devo bloccare tutte e due le file di catenelle. Adesso lavoro 1, 2, 3 catenelle, ripasso sotto la catenella di base e lavoro un punto basso. In questo modo ho bloccato le 2 catenelle ed ho formato un archetto. Lo sistemo e vi faccio vedere bene il tutto. Quindi ho lavorato 6 punti puff per tutta l'ondina e poi questo archetto. Adesso faccio una catenella e rientrando nel punto basso dell'ondina sottostante lavoro un punto puff. Catenella, nel punto successivo, ossia il mezzo punto alto sottostante, lavoro un punto puff. Catenella e nel punto successivo, ossia il punto alto sottostante, lavoro un punto puff. Catenella,
nel punto successivo, ossia il punto alto sottostante, lavoro un punto buff. Catenella, nel punto successivo, ossia il mezzo punto alto sottostante, lavoro un punto buff. Catenella e nel punto successivo, il punto basso sottostante, lavoro l'ultimo punto buff. Mi raccomando, in totale dovete avere 6 punti buff separati da una catenella. Ho fatto 6 punti buff, quindi ho lavorato correttamente l'ondina. Adesso lavoro una catenella, salto le 2 file di catenelle, quindi passo sotto la catenella di base e lavoro un punto basso, 1, 2, 3 catenelle e sempre sotto la catenella di base lavoro un punto basso. Quindi questo giro è molto semplice, per ogni ondina dovrò lavorare 6 punti buff separati da una catenella e nello spazio tra le 2 catenelle entro da sotto e lavoro un archetto composto da un punto basso, 3 catenelle e un punto basso. Poi faccio una catenella e ricomincio. Archetto di punti buff separati da una catenella, catenella e nelle 2 parti entro da sotto, faccio un punto basso, 3 catenelle, punto basso e ho fatto l'archetto. Io adesso continuo il giro e ci rivediamo quando è appena finito. Come potete vedere ho lavorato tutto il giro e adesso mi ritrovo nella parte finale. Quindi ho alternato un archetto di punti buff separati da una catenella ad un archetto formato da un punto basso, 3 catenelle e un punto basso e poi ricominciato. Adesso, come potete vedere, ho lavorato un punto buff ed una catenella, quindi non mi resta altro che lavorare l'ultimo archetto, quindi entro sotto la catenella di base e lavoro un punto basso, faccio una, 2, 3 catenelle, rientro sotto la catenella di base e lavoro un punto basso. Ho formato l'ultimo archetto. Adesso non mi resta che chiudere il giro, quindi tolgo il marcapunto, lavoro una catenella. Riguardando il video mi sono accorta che purtroppo l'ho saltata, quindi mi scuso, e entro nel punto che avevo segnato con il marcapunto e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Quindi mi raccomando, prima di chiudere con il punto bassissimo dovete fare una catenella. Come potete vedere il giro è terminato. Adesso mi trovo dalla dritta del lavoro e per lavorare il giro seguente devo girare il lavoro in modo tale da ritrovarmi dal rovescio del lavoro. Quindi ricordatevi che i punti buff si lavorano sempre dalla dritta, il giro successivo si lavora dalla rovescia. Adesso entro nell'archetto che ho lavorato prima e cammino con un punto bassissimo. Adesso mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, prendo il marcapunto e segno la terza catenella. Carico il filo sull'uncinetto e
rientrando nell'archetto lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientrando sempre nell'archetto, lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, rientrando sempre nell'archetto, lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, lavoro un punto alto. Carico il filo sull'uncinetto e lavoro un altro punto alto. In totale ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5 punti alti più le 3 catenelle iniziali, quindi in totale ho 6 punti alti. Una volta lavorato questo archetto, devo lavorare 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso salto l'archetto sottostante dei punti puff, carico il filo sull'uncinetto e lavoro 6 punti alti all'interno dell'archetto formato dal punto basso, le 3 catenelle e il punto basso. Come vedete la catenella rimane vagante, ma non vi preoccupate che nel giro successivo vi faccio vedere come bloccarla. Quindi ho lavorato la prima maglia alta, adesso lavoro altre 5 maglie alte sempre all'interno di questo archetto. Come potete vedere ho lavorato 6 maglie alte all'interno di questo archetto, adesso lavoro 7 catenelle, salto l'archetto sottostante formato dai punti puff, carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare 6 punti alti all'interno dell'archetto formato dal punto basso, le 3 catenelle e il punto basso. Come potete vedere questo giro è molto semplice, infatti dovrò semplicemente alternare l'archetto formato dai 6 punti alti lavorati nell'archetto sottostante formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso a 7 catenelle. Io adesso vado avanti con la lavorazione, ci rivediamo alla fine del giro che vi faccio vedere come chiudere. Sono arrivata alla fine del giro, ho lavorato i 6 punti alti all'interno dell'archetto sottostante formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso, adesso non mi resta altro che chiudere il giro. Come si vede ho un archetto di punti puff, quindi non mi resta altro che lavorare 7 catenelle e chiudere il giro. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, tolgo il marcapunto, entro nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho terminato il giro.
Ho lavorato tutto dal rovescio del lavoro. Adesso giro il lavoro in modo tale da avere la dritta davanti a me e lavoro il giro di punti puff. Come potete vedere mi ritrovo con le 7 catenelle vaganti, quindi cammino lungo la catenella con 3 punti bassissimi, 1, 2 e 3. Adesso conto 1, 2, 3 punti puff e tra il terzo e il quarto punto puff entro e lavoro un punto basso. In questo modo ho bloccato la catenella vagante e sto andando avanti con il disegno. Lavoro 1, 2, 3 catenelle, rientro nello stesso identico punto, quindi tra il terzo e il quarto punto puff, e lavoro un punto basso. Ho formato l'archetto. Adesso lavoro una catenella e nel primo punto alto disponibile lavoro un punto puff. Catenella e nel punto alto successivo lavoro un punto puff. Catenella, nel punto alto successivo lavoro un punto puff. Catenella e nel punto alto successivo lavoro un punto puff. Catenella e nel punto alto successivo lavoro un punto puff. Catenella e nel punto alto successivo lavoro un punto puff. In totale ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti puff. Adesso faccio una catenella, salto 3 punti puff, 1, 2, 3 e tra il terzo e il quarto punto puff entro e lavoro un punto basso. Mi raccomando, dovete bloccare anche la catenella vagante. Come potete vedere, sta prendendo forma il disegno e si è creata una sorta di ondina. Adesso lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro nello stesso punto e lavoro un punto basso. In questo modo ho formato un archetto. Catenella e nei 6 punti alti successivi lavoro 6 punti puff separati da una catenella. Quindi punto puff,
catenella, punto puff, catenella, punto puff, catenella, punto puff, catenella, punto puff, catenella e termino con un punto puff. Come potete vedere ho creato un nuovo archetto di punti puff. Adesso lavoro una catenella, salto 3 punti puff e tra il terzo e il quarto punto puff entro e lavoro un archetto formato da un punto basso, 3 catenelle e punto basso. Questo giro è molto semplice in quanto dovrete alternare un archetto di punti puff separati da una catenella con l'archetto di punto basso, 3 catenelle e punto basso. Non vi potete sbagliare in quanto quando sotto vi trovate l'archetto formato da 6 punti alti, sopra dovete lavorare l'archetto di punti puff separati dalla catenella, mentre quando vi ritrovate con la catenella vagante dovete saltare 3 punti puff sottostanti, entrare dal terzo e il quarto e lavorare un archetto formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso. Io continuo a lavorare il giro e ci rivediamo alla fine dove vi faccio vedere come concludere il giro. Vi consiglio sempre di segnare il primo punto con un marcapunto in modo tale da ricordarvi sempre dove inizia il giro. Adesso mi trovo alla fine, mi rimane da lavorare quest'ultimo archetto di 6 punti alti. Ho lavorato un archetto formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso. Adesso faccio una catenella e nel primo punto alto disponibile lavoro un punto puff. Catenella e nel punto successivo lavoro un punto puff. Catenella e nel punto successivo lavoro un punto puff. Catenella, nel punto successivo lavoro un punto puff. Catenella, nel punto successivo lavoro un punto puff. Ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5 punti puff, manca l'ultimo, quindi catenella e lavoro il sesto punto puff. Adesso ho terminato l'arco di punti puff, faccio una catenella e chiudo il giro rientrando nel punto basso marcato dal marcapunto. Quindi
entro nel punto basso, lavoro un punto bassissimo ed ho terminato il giro. Come potete vedere sono dalla dritta del lavoro e già si incomincia a vedere la lavorazione. Adesso devo iniziare il giro successivo. Entro all'interno dell'archetto e lavoro un punto bassissimo. Faccio 3 catenelle, prendo il marcapunto e segno la terza catenella. Adesso giro il lavoro, perché vi ricordo che il giro di archetti da 6 punti catenella vagante deve essere lavorato sempre dal rovescio. Lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, salto l'archetto formato dai punti puff, carico il filo sull'uncinetto ed entro all'interno dell'archetto formato dal punto basso, 3 catenelle e punto basso e vado a lavorare 6 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso continuo il giro come ho sempre fatto, ossia lavoro 7 catenelle, salto l'archetto di punti puff, entro nell'archetto formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso e lavoro 6 punti alti. Quindi il giro è molto facile, dovrò semplicemente alternare archetti di 6 punti alti con 7 catenelle, quindi gli archetti di punti puff non verranno mai lavorati e lavoro soltanto all'interno di quelli formati da punto basso, 3 catenelle e punto basso. Io adesso continuo la lavorazione del giro e noi ci rivediamo per vedere come fare la chiusura. Come potete vedere sono quasi arrivata alla fine del giro, ho appena lavorato l'archetto di 6 punti alti nell'archetto di punto basso, 3 catenelle punto basso, adesso lavoro 7 catenelle, salto l'archetto di punti puff, carico il filo sull'uncinetto e lavoro 5 punti alti all'interno dell'archetto formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso. Comunque lo riconoscete perché c'è anche il marcapunto. Infatti le 3 catenelle che ho lavorato all'inizio e che ho marcato con il marcapunto sostituiscono la mia sesta maglia alta. Quindi dopo aver lavorato le 5 maglie alte tolgo il marcapunto, conto 1, 2, 3 catenelle per essere sicura di non sbagliare, nella terza entro e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho chiuso il giro e il mio archetto è formato da 6 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, adesso non vi resta altro che continuare con il prossimo giro. Quindi giro il lavoro, mi trovo
sul dritto del lavoro. Lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto e rientrando sempre nella terza catenella dove ho chiuso il giro, lavoro un punto puff. Lo marco con il marcapunti, così mi ricordo che qui ho iniziato il giro, catenella e nel punto successivo lavoro un punto puff. Catenella, nel punto successivo lavoro un punto puff. Catenella, nel punto successivo lavoro un punto puff. Catenella, nel punto successivo punto puff. Catenella, nel punto successivo un punto puff. In totale devo avere sempre 6 punti puff. Catenella, salto 1, 2, 3 punti puff e tra il terzo e il quarto punto entro e lavoro un punto basso, sempre bloccando la catenella vagante. 1, 2, 3 catenelle, rientro nello stesso punto tra il terzo e il quarto punto puff e lavoro un punto basso. In questo modo ho formato l'archetto. Mi trovo sempre dalla dritta del lavoro. Come vedete la lavorazione sta crescendo, lo scaldacollo non viene dritto ma ha una forma ondulata, vedete? Adesso faccio una catenella e lavoro l'archetto di punti puff separati dalla catenella. Quindi punto puff, catenella, punto puff, catenella, punto puff, catenella, punto puff, catenella, punto puff, catenella e punto puff. Quindi in totale ho sempre 6 punti puff separati dalla catenella. Adesso catenella, salto 1, 2, 3 punti puff, tra il terzo e il quarto lavoro un punto basso, 1, 2, 3 catenelle e rientrando nello stesso punto, punto basso. Il giro continuerà così, quindi alternando
sugli archetti di 6 punti alti un archetto di punto puff separato da una catenella ad un archetto di punto basso, 3 catenelle e punto basso fatto tra il terzo e il quarto punto puff sottostante. Come potete vedere sono arrivata alla fine del giro, mi rimane da lavorare l'ultimo archetto di 6 punti alti con un archetto di punti puff sempre separati da una catenella, quindi punto puff, catenella, punto puff, catenella, punto puff, catenella, punto puff. Adesso lavoro una catenella, salto 1 2 3 punti puff, lavoro punto basso, 1 2 3 catenelle e punto basso. Adesso non mi resta altro che chiudere il giro, quindi lavoro una catenella, tolgo il marcapunto, mi aggancio al primo punto puff e chiudo il tutto con un punto bassissimo. Come potete vedere anche questo giro è terminato e mi trovo dalla dritta del lavoro. Ok, vi ho spiegato come fare questi primi giri. La lavorazione continuerà sempre così, l'unica cosa che cambia è la chiusura dei vari giri. Nel caso in cui non vi ricordaste come farla, vi consiglio di tornare indietro con il video e insomma regolarvi in quel modo, in quanto le chiusure saranno sempre le stesse, dipende soltanto dal punto in cui vi trovate. Io adesso continuo a lavorare fino ad arrivare ad un'altezza di circa 18 cm, anzi mi fermo a 15 in quanto gli ultimi 2 giri li lavorerò insieme a voi per farvi vedere come terminare bene lo scaldacollo. Se preferite farlo più lungo, continuate fino all'altezza da voi desiderata. Mi raccomando, ricordatevi che il giro di punti puff va lavorato dalla dritta, mentre il giro di archetti formati da 6 punti alti e 7 catenelle che rimangono poi vaganti devono essere lavorati dal rovescio. Quindi io continuo la mia lavorazione e ci rivediamo per gli ultimi 2 giri. Allora, sono arrivata all'altezza da me desiderata, come potete vedere il punto adesso si vede molto bene, lo trovo molto elegante e delicato, inoltre questa lana sfumata gli dona un tocco in più. Prendo il metro e vi dico con esattezza a che altezza sono arrivata. 15 centimetri. Quindi considerando che il motivo è composto da una riga di andata e una di ritorno, ho lavorato un totale di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 righe. Adesso riaggancio l'uncinetto e vado a lavorare il penultimo giro. Mi trovo dalla dritta del lavoro in quanto ho lavorato come ultimo giro i punti puff. Adesso giro il lavoro in modo tale da avere il rovescio davanti a me, entro all'interno dell'archetto con un punto bassissimo, mi alzo con 1 2 e 3 catenelle,
marco la terza catenella per ricordarmi che questa è la parte in cui ho iniziato. Carico il filo sull'uncinetto e all'interno dell'archetto vado a lavorare 5 punti alti. Quindi in totale ho 5 punti alti più le 3 catenelle che sostituiscono il sesto punto alto. Adesso lavoro 7 catenelle, salto l'archetto di punti puff, carico il filo sull'uncinetto e lavoro 6 punti alti all'interno dell'archetto formato da punto basso, 3 catenelle e punto basso. Quindi questo giro è molto facile, dovrò semplicemente alternare le 7 catenelle con l'archetto di 6 punti alti all'interno dell'archetto di punto basso, 3 catenelle e punto basso. Come potete vedere ho lavorato tutto il giro, adesso mi ritrovo a dover lavorare la chiusura, quindi dopo aver fatto l'archetto di 6 punti alti lavoro 7 catenelle, salto l'archetto di punti puff, tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo nella terza catenella. Scusatemi, mi si era incastrato l'uncinetto. Ok, adesso ho lavorato questo penultimo giro, non mi rimane che lavorare l'ultimo giro, quello di punti puff, quindi giro il lavoro in modo tale da avere la dritta davanti a me, cammino sulla catenella vagante con 3 punti bassissimi. Adesso salto 1, 2, 3 punti puff, tra il terzo e il quarto punto puff, entro e lavoro un punto basso. Mi raccomando, dovete bloccare anche la catenella vagante. Adesso prendo il marcapunto e segno questo punto basso appena lavorato. A differenza dei giri precedenti non lavoro l'archetto, ma semplicemente lavoro un punto basso. Adesso ho girato tutto il lavoro dalla dritta, lavoro una catenella e nell'archetto di 6 punti alti vado a lavorare 6 punti puff separati da una catenella. Primo punto puff, come vedete quindi si crea questa leggera ondulatura. Adesso lavoro una catenella, punto puff, catenella, punto puff, non mi piace come è venuto, lo rifaccio. Catenella, punto puff, catenella, punto puff,
catenella, punto puff. Ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti puff, catenella, salto 1, 2, 3 punti puff, tra il terzo e il quarto entro e lavoro un punto basso. In questo modo blocco anche la catenella vagante. Catenella, e nell'archetto successivo lavoro 6 punti puff separati da una catenella proprio come ho fatto per l'archetto precedente. Punto puff, catenella, 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 punto puff. Adesso lavoro una catenella, salto 1, 2, 3 punti puff, tra il terzo e il quarto punto puff entro e lavoro un punto basso. Adesso continuo a lavorare tutto il giro nel seguente modo, alternando un archetto di punti puff separati da una catenella con un punto basso preso tra il terzo e il quarto punto puff sottostante, e ci rivediamo alla fine del giro per vedere come chiudere lo scaldacollo. Mi raccomando, ricordatevi che in questo giro non dovete lavorare gli archetti, ma semplicemente punti bassi. Ok? Allora, come potete vedere sono arrivata alla fine del giro. Ho lavorato un punto basso tra il terzo e il quarto punto puff sottostante, adesso mi rimane da lavorare soltanto l'ultimo archetto, quindi faccio una catenella e lavoro un punto puff. Catenella, punto puff. Catenella, punto puff, catenella, punto puff, catenella, punto puff. Catenella,
lavoro l'ultimo punto puff. Adesso devo dietro il giro, lavoro una catenella, tolgo il marcapunto, entro nel punto basso e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho terminato il giro. Adesso lo scaldacollo è finito, come vedete termina sempre con una ondulatura. Mi trovo dal dritto del lavoro perché ho lavorato il giro di punti puff, quindi adesso faccio una catenella e taglio il filo lasciandolo un pochino lungo in quanto lo devo inserire per chiudere la lavorazione. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il tutto e il mio scaldacollo è terminato. Guardate che bello! Questa è un'ottima idea per indossarlo noi, ma anche come regalo per Natale, per il compleanno, per quello che preferite. In seguito metterò anche il tutorial su come realizzare i guantini abbinati allo scaldacollo. Quindi, come avete potuto vedere, la lavorazione è molto semplice, alla fine si ripetono sempre i soliti due giri, uno di punto puff lavorato dal dritto e uno di archetti e catenella vagante lavorata dal rovescio, cambia soltanto la chiusura di ogni giro. Si ripetono sempre le stesse 4 chiusure che vi ho fatto vedere. Adesso prendo un ago da lana ed infilo il filo di chiusura nell'ago e lo vado a nascondere. Se voi avete un metodo tutto vostro, fate tranquillamente il vostro. Allora, con l'aiuto dell'ago passo attraverso una solina della catenella, tiro bene tutto, in questo modo nascondo anche il nodino di chiusura. Adesso continuo a camminare nello stesso identico modo fino ad arrivare al punto puff. Quindi prendo soltanto la costina che si trova dalla parte del rovescio. Adesso cammino lungo il punto puff, tanto il filo non si vede, e lo faccio passare attraverso tutti gli altri punti puff. Mi raccomando, dovete prendere soltanto le costine sul rovescio del lavoro.
Quindi una volta arrivata all'ultima cortina dell'ultimo punto puff, come potete vedere dalla dritta non si vede niente, non mi resta altro che bloccare il filo con un nodo. Vi consiglio di farne sempre 2 in modo tale che sia ben assicurato il filo e che non si scucia lo scaldacollo. Ok, ho appena finito di bloccare il filo, adesso sistemo bene il tutto, taglio il filo in eccesso con la forbice e lo scaldacollo è definitivamente terminato, è venuto molto bello. Io credo che sia un'ottima idea regalo sia per una ragazza sia per una signora più grande d'età oppure per una bambina. È molto facile adattarlo a qualsiasi taglia in quanto vi basterà semplicemente diminuire o aumentare il numero di catenelle iniziali. Potete usare qualsiasi altro tipo di lana, spero che il progetto vi sia piaciuto e se lo realizzate inviatemi le vostre foto tramite i miei canali social di cui vi lascio i contatti nella descrizione. Adesso vi saluto, ma prima vi invito ad iscrivervi gratuitamente al mio canale, a lasciare un like e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo per il prossimo video con i guantini abbinati allo scaldacollo. Ciao ciao!